Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale. Nuova avventura in scogliera, questa volta sarà un bel mix incentrato sullo short jigging e sullo spinning leggero. Vediamo un po' che ne uscirà da questa combo molto atipica. Il sole sta per tramontare, mi sono fatto portare una scogliera molto difficile da raggiungere. Sono qua al tramonto non tanto per fare una pescata lunga, ma più che altro per essere pronto la mattina dopo e fare una bella alba già pronto sullo spot, senza bisogno di fare sfacchinate, camminate o perdere tempo e energie. Quindi sì, ovviamente farò 2 lancetti al tramonto, ma la pescata vera e propria sarà domattina. La situazione meteo sia per stasera che per domattina dovrebbe essere quella che vedete adesso, ovvero cielo molto nuvoloso, spero non piova, ma non dovrebbe, una leggera brezza non troppo fastidiosa e mare calmo. Si spera che anche i pesci si facciano vedere. Adesso monto l'attrezzatura e do il via ai primi lanci. Eccola qua, plano del giorno, mi sono portato diversi jig fino a 80 grammi, gomme per pescare sul fondo e varie schine da light come i Pelagus 75, i Rolling Minnow, gighettini da 20 grammi, Jupar Smart ben palettati. Mentre per il cambio di luce, che non si sa mai che giri qualche barra anche se non è più periodo, i Jointed, che ormai sono una presenza fissa nelle mie plano. Primi lanci per sondare anche un po' la situazione, per capire se c'è corrente o no, con il Theos da 60 grammi. Via al primo lancio. Olè. Tutto quello che avete appena visto e sentito era ciò che avevo programmato inizialmente per questa pescata. Sarei dovuto rientrare a casa come minimo fra 14 ore, ma si sa, nella pesca gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno e mai avrei immaginato che questa che state per vedere sarebbe diventata la pescata più veloce della mia vita. Almeno da quel che vedo ad occhio nudo non sembra ci sia corrente. Questa punta fa un bel taglio, quindi quando c'è corrente si dovrebbe vedere dai movimenti superficiali e al momento non sembra essercene abbastanza. Uomini e donne di mare, voglio parlarvi di una cosa incredibile che è appena successa, ma prima di mostrarvela voglio fare 2 chiacchiere sull'attrezzatura che avevo in prova oggi. Oggi stavo testando un nuovo mulinello, si tratta del nuovo Certate, la nuova versione SV. Ve ne parlo però da casa, così posso farlo in totale tranquillità, senza rumori del vento e senza disturbi. Quindi prima 2 chiacchiere sulla nuova attrezzatura e poi cose bellissime che succedono a pesca. Allora, sono ancora un po' elettrizzato dal tramonto in scogliera, ma veniamo a noi e all'argomento di questo stacco dal mare. Ecco la novità Daiwa che stavo mettendo alla prova nella mia pescata, ovvero il nuovissimo Certate SV. Adoro i Certate, li utilizzo già da molti anni, come la maggior parte di voi già sanno. Per questo accolgo questa novità a braccia aperte. Sono una serie di mulinelli heavy duty ad alte prestazioni. Mi piacciono perché primeggiano in potenza e solidità, dei veri e propri agani per lavori pesanti che trasmettono sicurezza in pesca. Questa che ho in mano è la nuova versione SV, rinnovata nelle misure che vanno dalla 4000 alla 6000. Adottano tutte le nuove soluzioni tecnologiche di Daiwa dell'Air Drive Design, che li rendono più reattivi, leggeri, precisi e scorrevoli. La struttura è di tipo monoscocca, un pezzo unico in alluminio a prova di torsione, dove alloggia un rotore di nuova concezione costruito in Zion, con una resistenza alle sollecitazioni maggiore di circa il 28% rispetto alle versioni precedenti. Nel nuovo modello anche la meccanica interna è stata ottimizzata, con la ruota comando in dura alluminio G1 che è ora più spessa del 18%, migliorando la resistenza alle sollecitazioni e riducendone l'usura anche sotto sforzi importanti. Sempre per restare in tema di confronti con le precedenti versioni, ha anche la guarnizione all'attacco della manovella modificata nella forma per ridurre ancora di più la penetrazione dell'acqua. Insomma, ci sono un bel po' di ottimizzazioni importanti. Per il resto rimangono sempre le sicurezze dei Certate, con frizione e dettagli studiati per resistere al meglio a usi gravosi e prede potenti. Io ho scelto la versione 5000, imbobinato con un J-Braid del P2, che utilizzerò soprattutto per lo short jigging e lo spinning medio pesante. A proposito di treccia, quello che vedete qua non è un normale J-Braid, è una futura novità che sarà disponibile da gennaio. Si tratta del J-Braid Expedition. Posso già parlarvi di questo trecciato e potrei anche dirvi tante cosine interessanti, come il fatto che abbia più intrecci nel tessuto, che gli danno un profilo più rotondo, che ha un rivestimento speciale che lo rende idrofobico, ma onestamente penso che le immagini del filmato parleranno più di ogni altra spiegazione tecnica, dato che un P2, come vedrete, è riuscito a reggere un pesce di quasi 10 kg che ha portato la treccia più volte a contatto con le rocce. Gustatevi la nuova attrezzatura in azione e soprattutto la pescata. Buona visione! Dimenticavo, tutti i link utili per conoscere tutte le caratteristiche del nuovo Certate li trovate in descrizione.
Eccolo. Non male, come capocciate. Si impunta addirittura. Sta in superficie. Palamita? Bello, bello. Sicuramente un tunnide velocissimo. Aiuto, dove va? Aiuto. Aiuto. Minchia. Pesce impegnativo. Attenzione. Attenzione, un pesce impegnativo. È bellissimo. È un pesce grosso questo. Totalmente inaspettato. È un grosso alletterato. No, non me l'aspettavo assolutamente. Lo spot è molto difficile qua per gestire un pesce del genere, quindi incrociamo le dita. Fate caso a come si è lasciato trasportare fin sotto i miei piedi senza quasi opporre resistenza, e poi si è sfogato una volta che ha capito che volevo portarlo sulle rocce. Non sarà semplice quando arriva sotto lo scalino, ve lo dico. Non sarà per niente semplice quando arriva qui sotto. Vediamo un po' come gestire la situazione. Potrebbe essere un pesce superiore ai 6 kg, eh? Spero sia in qualche modo collaborativo e combatta a galla come sta facendo adesso, ma da un momento all'altro potrebbe ripartire, andare sotto lo scalino e tagliare tutto. Bellissimo in superficie, è veramente grosso. Non sto pescando pesante, quindi devo lasciarlo sfogare. Sta giocando sporco, parte e poi di colpo vira nuovamente verso di me. Eccola qua, questo è ciò di cui avevo paura sotto lo scalino. Preciso.
Il pesce adesso è intrigato sotto la roccia. Ok, forse è libero? Sì, si è liberato, ma adesso ho molta paura che la treccia si sia intaccata. Di nuovo sullo scalino, sulla roccia, completamente sulla roccia. Questo è un pesce perso, molto probabile verrà perso questo pesce. Sta combattendo sulle rocce, si è stregato, non ci credo, non ci credo. La treccia sarà messa malissimo. Oddio che ansia. Adesso ho molta paura a forzare perché la treccia sicuramente è rovinata. Madonna, è un toro! Forse ce l'abbiamo fatta, eh? Forse ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok, inizia a essere stanco. Sta sanguinando molto, questo gioca a mio favore. Wow. Wow. Mamma mia. Ragazzi, senza parole. Senza parole. Tra l'altro è un pesce esagerato. No, vabbè, guardate qua. Che meraviglia. Che pesce. Che pesce. Questo probabilmente potrebbe essere anche 8 kg senza problemi. Con il mio Theos. Theos da 60 nella mia colorazione. Non è la prima volta che faccio alletterati dal record con il Theos. Questo è il primo che prendo con la mia colorazione. E beh, dai, che dire, sono stracontento, stracontento. Adesso vi faccio vedere per bene questo pesce, questa meraviglia di alletterato che mi ha tenuto veramente in ansia, perché un pesce del genere che va sulle rocce in genere è un pesce perso. Lui no.
Me la sono giocata con calma, gli ho dato filo quando era necessario e fortunatamente è andato tutto bene. Spero entri nell'inquadratura. Eccolo, il mostro del tramonto, cattura totalmente inaspettata, meravigliosa, combattimento super impegnativo, ero convinto di perderlo, convintissimo di perderlo, ma è andata bene ragazzi. Magnifico. Dite, sono sempre calmo con i combattimenti, ma questa volta, vista la situazione, me la stavo un po' facendo sotto. Non vedo cosa sto riprendendo, quindi spero... Sta facendo la pipì. Dicevo, non vedo cosa sto riprendendo, quindi spero che sia un'inquadratura decente. Momento cattura e attrezzatura, ottimo lavoro del nuovo Certate. Un lavoro anche migliore perché questo stava veramente messo a dura prova. Il nuovo J-Braid questo è un P2 e con un pesce del genere ha resistito nonostante fosse a contatto con le rocce. Skirjan 962H ormai super collaudata con questi pescioni e Theos Jig da 60 grammi che ormai ha cambiato colore ma in realtà è nella mia colorazione, quindi triplica la soddisfazione di questa cattura. Amici, dopo questa cattura ho deciso di stravolgere completamente i piani della pescata e invece di restare, fare nottate a pescare la mattina seguente, ho deciso di salvare la qualità della carne di questo pesce che ovviamente in tutte le ore che sarebbero passate da qui al mio ritorno a casa si sarebbe degradata tantissimo. Quindi ho fatto un cambio di programma, ho chiuso tutto e sono tornato a casa. Praticamente questa pescata è durata 6 lanci ed è di fatto la pescata più veloce della mia vita. Spero questo video, o meglio questo combattimento, vi sia piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima pescata e mi raccomando come al solito un segno di supporto se vi è piaciuto, come lasciare un commento o un like, è molto gradito. Ciao! Adesso vediamo quanto pesa, che sono proprio curioso. Oi oi oi. Minchia. Vai. 8,7. Tanta roba. Tanta roba. Vai, ora tocca pulirlo.